Eccoci, buonasera a tutti da parte di BlackRock. Questa maratona giunge al termine, l'ultima sessione, quindi grazie che siete rimasti. Oggi affronteremo il tema dei mercati con Bruno, quindi Bruno Roveldi, il nostro Chief Investment Strategy. Parleremo del nostro scenario di mercato, quali sono le implicazioni poi sugli investimenti settoriali e tematici. Quindi faremo un focus proprio su questo tipo di investimenti che oggi sono molto di moda e stanno raccogliendo molto consenso sui clienti e sui consulenti. Oggi abbiamo con noi Evi Ambro, qualcuno di voi già lo conosce, è il responsabile globale degli investimenti settoriali e tematici di BlackRock. Quindi partiremo dai mercati con Bruno e poi approfondiremo il tema dei settoriali e dei tematici. Per chi volesse interagire con noi abbiamo una live board, anche noi, quindi 366 90 90 648 è il numero di telefono, mandate un WhatsApp o un SMS, abbiamo una live board e io farò direttamente le domande sia a Bruno che a Evi. Ma non tolgo tempo, visto che siamo all'ultima sessione, quindi Bruno, a te lo scenario di mercato e poi parliamo di investimenti settoriali e tematici. Grazie Luca, buonasera a tutti. Bene, io adesso vi racconterò nei prossimi 20 minuti quello che pensiamo sull'economia, sui mercati, ovviamente qualche considerazione sul coronavirus, non tanto ovviamente dal punto di vista medico, ma dal punto di vista di come noi vediamo questo impatto sui mercati finanziari. La prima cosa secondo me è piuttosto importante quando noi riflettiamo, no, sui mercati finanziari, soprattutto la costruzione del portafoglio. Alle mie spalle vedete per ogni singolo anno dal 1991 le performance dei mercati azionari e dei mercati obbligazionari. E quello che si nota, secondo me è una cosa abbastanza interessante, che già sta avendo luogo da inizio anno, che la maggior parte dei quadranti vedono performance positive sia dei mercati azionari che dei mercati obbligazionari. Cioè non è anomalo avere quello che abbiamo avuto nel 2019, performance che sono positive da entrambi i mercati. Cos'è anomalo? È anomalo invece il 2018, è anomalo un anno dove noi abbiamo performance negative dai mercati azionari e dai mercati obbligazionari. Quindi quando pensiamo alla costruzione del portafoglio è fondamentale tenere conto che le condizioni sotto le quali noi abbiamo andamento complicato sia dai mercati azionari che dai mercati obbligazionari sono abbastanza rare e queste condizioni sono tipicamente associate a una o due cose. La prima, un'inflazione che si muove a rialzo, ma questa è una storia che riguarda soprattutto gli anni 70. La seconda, quando c'è un restringimento significativo della politica monetaria come nel 2018 che fa preoccupare i mercati sulla fine del ciclo economico. Al di fuori di queste condizioni noi possiamo avere azioni che scendono, obbligazioni che scendono, ma è molto molto raro avere azioni e obbligazioni che scendono contemporaneamente. Qual è il nostro scenario di mercato? No, il nostro scenario di mercato che peraltro sembra essere supportato dai dati che stanno uscendo è sostanzialmente una storia di miglioramento ciclico per il 2020. Poi entrerò sul tema del coronavirus. Questa storia di miglioramento ciclico la vedete rappresentata alle mie spalle, anzi non la vedete rappresentata alle mie spalle, perché alle mie spalle è rappresentato che cosa? È un nostro indicatore proprietario che rappresenta la nostra stima di dove sarà la stima di consenso della crescita del PIL nel corso dei prossimi 12 mesi. A tutti gli effetti potete considerarlo come una proxy della crescita del PIL mondiale. Quello che si nota è dalla seconda metà del 2018 la crescita ha decelerato in modo pressoché continuativo. Nel corso degli ultimi mesi la crescita ha mostrato qualche segnale di miglioramento. Uno potrebbe dire, allora, cioè, qual è la relazione tra economia e mercati finanziari? Nel 2018 noi avevamo una forte accelerazione della crescita e i mercati hanno fatto male, nel 2019 una forte decelerazione della crescita e i mercati hanno fatto bene. La verità è che la crescita economica non è l'unica cosa che conta. Quando noi pensiamo a quello che conta dal punto di vista dei mercati finanziari dobbiamo pensare a una combinazione tra l'andamento del ciclo reale, quindi quello che noi chiamiamo crescita economica, e l'andamento del ciclo monetario. Quindi la combinazione di ciclo reale e ciclo monetario è molto importante. La combinazione di queste due cose rappresenta quello che noi chiamiamo un regime di investimento, e questo regime di investimento nel corso del 2019 è stato piuttosto positivo. Quello che è rappresentato, è apparso alle mie spalle, che è la linea rossa, che cos'è? È
è un indice di condizioni finanziarie, anche questo è una nostra stima proprietaria. Questo indice di condizioni finanziarie è salito per tutto il 2019. Da cosa dipende l'andamento delle condizioni finanziarie? In larga parte dipende dalla politica monetaria, non solo dalla politica monetaria, ma in larga parte dalla politica monetaria. E vedete che questa linea rossa tende ad anticipare la linea gialla, quindi quando la linea rossa sale vuol dire che le condizioni monetarie diventano più accomodanti, quando scende vuol dire che diventano più restrittive. E non è un caso che quando le condizioni monetarie diventano più accomodanti, a un certo punto la crescita economica migliora. Quindi il nostro scenario per il 2020 è uno scenario di modesto, però miglioramento del ciclo economico globale. Questo modesto miglioramento del ciclo economico globale è fatto in larga parte come conseguenza del precedente allentamento delle condizioni finanziarie. Ora, quanto è l'accelerazione della crescita economica? La nostra impressione è che questa accelerazione della crescita economica non sarà molto significativa. Quando pensiamo alle cose che influenzano la crescita economica non sono tantissime. Queste cose sono sostanzialmente o esogene o endogene. Quelle esogene quali sono? La politica monetaria e la politica fiscale. Sono le due cose che ovviamente influenzano l'andamento del ciclo economico. Quelle endogene è come gli imprenditori reagiscono, quello che Keynes chiamava gli animal spirits, come gli imprenditori reagiscono alle condizioni, al mutare delle condizioni economiche. Abbiamo visto prima che la politica monetaria è diventata più accomodante nel corso del 2019, qui è rappresentato l'andamento della politica fiscale. Come si legge, questo è il contributo della politica fiscale alla crescita del PIL. Quando è sopra lo zero vuol dire che il contributo è positivo, quando è sotto lo zero vuol dire che il contributo è negativo. A tutti gli effetti, quando siamo sopra lo zero vuol dire che la politica fiscale è accomodante. La politica fiscale sarà accomodante nel 2020, lo vedete, la barretta è sopra lo zero, ma sarà accomodante più o meno come lo è stata nel 2019. Cioè non c'è un contributo addizionale della politica fiscale. Potremmo averne un po' di più di quanto non pensiamo adesso, come conseguenza di quello che sta succedendo soprattutto in Cina. Quindi la politica fiscale potrebbe diventare più accomodante, ma se diventa più accomodante non è per far accelerare ulteriormente la crescita economica, è soprattutto per contrastare gli effetti negativi potenziali di quello che sta succedendo in Cina e sul resto del mondo. Quindi l'accelerazione del ciclo è un'accelerazione contenuta. Perché questo è importante? È importante perché un'accelerazione molto violenta del ciclo economico porta con sé di solito timori di restringimento monetario. Ora in questo momento sembrano essere piuttosto lontani i timori di restringimento monetario perché il focus dei mercati è principalmente sulle conseguenze del coronavirus sul ciclo economico. Tuttavia, se noi riflettiamo in modo un po' più strategico, notiamo che nel corso degli ultimi mesi l'atteggiamento delle banche centrali è cambiato. In passato, quando il ciclo economico migliorava, le banche centrali dopo un po' diventavano prudenti, pensavano che il miglioramento del ciclo economico portava con sé una inevitabile risalita dell'inflazione. Questo non è più così, se uno osserva quello che dice la BCE, la Federal Reserve, nota che il loro atteggiamento è diventato molto più prudente e quindi l'aspettativa che noi abbiamo è che se il ciclo migliora le banche centrali non diventano più restrittive. Questo di fatto dovrebbe sostenere sia i mercati azionari che i mercati obbligazionari. Come guardiamo il comportamento dinamico dei mercati nel corso del tempo? Allora, ovviamente uno dei modi con cui si può guardare il comportamento dei mercati è andare a vedere quello che è successo nei cicli precedenti in cui le banche centrali hanno tagliato i tassi di interesse. E quello che succede ai mercati quando le banche centrali tagliano i tassi di interesse è ovviamente vario, non succede sempre la stessa cosa. Però abbiamo due scenari possibili, non ne abbiamo tantissimi. La prima è le banche centrali tagliano i tassi di interesse e a un certo punto l'economia smette di rallentare e comincia a migliorare. Quindi i tagli dei tassi sono nell'ordine dei 75, 100, 125 basis point, ma non sono profondi come i tagli dei tassi di interesse che avvengono in una recessione. E quello che succede lo vedete rappresentato alle mie spalle per i mercati azionari e per i mercati obbligazionari. Quando il ciclo economico non va in recessione, abbiamo la linea rossa.
no? Che cos'è la linea rossa? Ci dice che quando il ciclo economico non va in recessione, dopo che le banche centrali tagliano i tassi di interesse, le azioni fanno performance molto positive e le obbligazioni fanno performance piuttosto negative, no? Vedete qua rappresentato nei due grafici, su un grafico la performance delle azioni, sull'altro grafico per la performance delle obbligazioni. La linea gialla è quello che succede alle azioni e alle obbligazioni quando invece le banche centrali tagliano i tassi ma il ciclo non si ferma e andiamo in recessione. E ovviamente quello che succede è che quando andiamo in recessione le azioni scendono in modo piuttosto importante e le obbligazioni salgono in modo piuttosto importante. Perché guardiamo questa cosa? Il nostro scenario è che non andremo in recessione, non nel 2020 e probabilmente neanche nel 2021. E quindi l'analisi di questo comportamento ci serve per stabilire se i mercati stanno esagerando in una direzione o nell'altra. Ad esempio, quando la Fed ha cominciato a tagliare i tassi di interesse, i mercati azionari sono scesi, lo vedete la linea verde, e hanno cominciato a seguire il tipico pattern, il tipico cammino che si segue quando arriva poi una recessione. Poi piano piano i mercati sono ripresi, i mercati azionari adesso sono più in linea col comportamento tipico che si ha quando la Fed taglia i tassi e poi il ciclo si riprende. I mercati obbligazionari stanno seguendo più da vicino la linea gialla. Perché questo? Non dobbiamo confonderci, spesso leggiamo che i mercati azionari e i mercati obbligazionari prezzano due scenari diversi, non è vero. Quello che i mercati obbligazionari stanno prezzando, a mio avviso in questo momento, è semplicemente una diversa funzione e reazione delle banche centrali. Come dicevo prima, in passato, quando le banche centrali tagliavano i tassi e il ciclo si riprendeva, erano molto pronte poi a ricambiare l'atteggiamento di politica monetaria e quindi a rialzare i tassi di interesse. Da qui segue la linea rossa, cioè un forte sell-off dai mercati obbligazionari. Al di là degli effetti del coronavirus è completamente diversa la funzione e la reazione delle banche centrali. Le banche centrali sono molto più accomodanti e molto più prudenti nel rialzare i tassi nel caso l'economia riacceleri. Dov'è che vediamo meno valore? No? Qui sono rappresentati il comportamento dei corporate investment grade e degli high yield, sempre rispetto agli scenari storici. Quello che si nota in questo caso sono gli excess return, cioè le performance in eccesso rispetto ai tassi risk free. E quello che si nota è che i corporate investment grade hanno fatto molto bene, troppo bene secondo noi, infatti siamo andati sottopeso di corporate investment grade. E gli high yield, come vedete, no, la linea verde dei corporate investment grade è addirittura al di sopra di quello che succede quando l'economia americana si riprende facilmente, mentre gli high yield stanno seguendo tipicamente il pattern che seguono in quello che possiamo chiamare tagli limitati da parte della Fed. Dove vediamo a questo punto valore? Quando pensiamo ai mercati azionari, quello che sta succedendo nelle ultime settimane non è per noi una ragione di cambiare il nostro posizionamento sui mercati. Noi siamo entrati lunghi, non lunghissimi, di azioni nell'anno, siamo entrati sostanzialmente neutrali di duration sul mercato obbligazionario, positivi sulla yield, positivi sul debito emergente e sottopeso di corporate investment grade e ovviamente sottopeso di cash. Quello che sta succedendo ai mercati, il repricing del corso delle ultime settimane, non è a nostro avviso un motivo sufficiente per aggiungere rischio sui mercati azionari, in parte perché i mercati non sono scesi in modo significativo, in parte perché il nostro scenario di miglioramento del ciclo economico avviene in un momento in cui le valutazioni dei mercati azionari rispetto alla storia non sono particolarmente attraenti, non sono neanche particolarmente care, però siamo andati a vedere, qui cosa è rappresentato alle mie spalle, una specie di proxy dell'equity risk premium, cioè l'eccesso di rendimento delle azioni rispetto alle obbligazioni. Quando è alto è bene, vuol dire che c'è un'attesa di rendimento futuro alta, quando è basso è male. E quello che si nota non è solo che più o meno siamo a un livello non altissimo, ma siamo andati a vedere in passato dove erano le valutazioni dei mercati, lo vedete nei triangolini rosa, quando il ciclo globale ha avuto dei punti di inflessione. Abbiamo avuto due fasi di rallentamento ciclico importante nell'ultimo decennio, nel 2012-2013 con la crisi dell'Eurozona e nel 2016 con il rallentamento cinese.
Se andiamo a vedere dove erano i triangolini rosa, no, erano molto più in alto di dove siamo oggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che le valutazioni dei mercati al punto di giro del ciclo economico erano più attraenti. Quindi, visto che l'impatto del coronavirus, almeno dal punto di vista dei mercati azionari, non è stato così significativo, non vediamo per il momento una ragione di aggiungere alle posizioni lunghe sui mercati azionari. Sui mercati obbligazionari la situazione è leggermente diversa, nel senso che quello che ho detto prima era un tema legato al fatto che le banche centrali saranno abbastanza prudenti, anche se il ciclo migliorerà. Non c'è dubbio che a livello attuale dei tassi di interesse quello che viene scontato nei mercati obbligazionari è uno scenario di rallentamento importante del ciclo. L'esperienza storica di quello che succede di solito con questo, non ce ne sono tantissime ovviamente di esperienze storiche e nessuna di queste è un paragone perfetto con quello che sta succedendo col coronavirus, però abbiamo diverse esperienze, no? L'influenza asiatica del 58-59, l'influenza di Hong Kong del 68-69, in parte la SARS, e tutto quello che è accaduto qui, l'asiatica del 58-59 ha fatto 2 milioni di vittime, quindi non sono state cose di poco conto. Tutta l'esperienza storica ci dice che a meno che questi eventi non hanno degli impatti di lungo periodo dal lato dell'offerta, tipicamente tendono a esaurirsi in tempi relativamente brevi. Allora è probabile che l'effetto non sia già finito, no? Come abbiamo visto i mercati negli ultimi giorni riprendersi, ma è improbabile che gli effetti di quello che sta succedendo siano duraturi più di 3-4 mesi. Questa almeno è l'esperienza storica. Una cosa importante che secondo me va tenuta in considerazione è l'andamento geografico dei mercati azionari. Siamo stati lunghi per gran parte degli ultimi, direi, 2 anni del mercato azionario americano, che a tutti gli effetti è stato per lungo tempo il nostro preferito. In realtà in questo momento non è più così, siamo andati neutrali a dicembre di mercati azionari americani e siamo andati lunghi, no, di tutti gli altri mercati, quindi non il mercato americano, ma di fatto gli altri mercati, il Giappone soprattutto, i paesi emergenti e un po' meno vero l'Europa. Questo perché? Perché da un lato vediamo gli utili al di fuori degli Stati Uniti potenzialmente migliorare di più che non gli utili americani nel corso dei prossimi 12-24 mesi. Non dimentichiamo che gli utili americani sono stati in parte sostenuti da un taglio fiscale molto importante fatto dall'amministrazione Trump nel 2018-2019 e secondo, le valutazioni relative del mercato americano rispetto agli altri mercati appaiono piuttosto alte. Quindi complessivamente abbiamo girato la nostra esposizione geografica dagli Stati Uniti, dove siamo rimasti lunghi per gli ultimi 2 anni, al resto del mondo. E questo ci sembra un modo, in questo momento, se magari ci sono posizioni ancora lunghe di Stati Uniti, ci sembra un modo per prendere anche esposizione a mercati che appaiono valutativamente più attraenti. Quindi la nostra visione, che per il momento non è influenzata in modo... Tendiamo a vedere il coronavirus come qualcosa che ha un impatto sicuramente importante sui mercati, ma l'esperienza storica ci dice che questa volatilità tipicamente non è permanente. Quindi continuiamo a pensare che le azioni sovraperformeranno le obbligazioni e che il credito sovraperformerà i titoli governativi. L'ordine di preferenza in realtà è lo stesso che avevamo l'anno scorso, però il tipo di performance che ci aspettiamo quest'anno è molto più contenuto. È molto più contenuto sia dai mercati azionari che dai mercati obbligazionari. Sui governativi stiamo valutando se la situazione è giusta per magari prendere un posizionamento un po' più corto di duration. Per il momento la nostra preferenza di duration è soprattutto negli Stati Uniti, più che non nell'Eurozona, mentre nel credito preferiamo l'Eurozona agli Stati Uniti. Il motivo è molto semplice, il motivo per cui uno detiene governativi è sostanzialmente uno solo. I governativi proteggono nelle fasi di sell-off dei mercati e la protezione che danno i governativi è funzione di quanto posso tagliare i tassi di interesse a breve termine. Se i tassi di interesse a breve termine non li posso tagliare perché sono vicino al cosiddetto zero bound, come la Banca Centrale Europea, il livello di protezione che i governativi mi danno è piuttosto contenuto.
ed è il motivo per cui nei portafogli tuttora deteniamo posizioni molto più lunghe sui governativi americani che non su quelli dell'Eurozona. Sul credito vale l'opposto, il credito ci sembra più attraente in Europa che non negli Stati Uniti, è il motivo che il ciclo americano è più maturo, il leverage nel settore corporate è più alto negli Stati Uniti che in Europa e vediamo meno rischio di credito in Eurozona di quanto non vediamo negli Stati Uniti. Bruno, ci sono diverse domande, due sono proprio una: l'elezione americana preoccupa, e l'altra qual è l'impatto che potrebbe avere l'impatto delle elezioni americane su andamenti dei mercati finanziari. L'elezione americana ovviamente è uno dei temi rilevanti per il 2020. È chiaro che se uno prende i modelli di previsione delle elezioni presidenziali, questi modelli ti dicono che a tutti gli effetti Trump ha una posizione molto forte, indipendentemente da quello che appare nei sondaggi. Sono tre le variabili cruciali: se sei un incumbent o meno, cioè se sei già presidente oppure meno, l'andamento del tasso di disoccupazione e l'andamento dei mercati azionari. Queste tre variabili di solito prevedono piuttosto bene la rielezione di un presidente. Quindi Trump è in una posizione molto solida. L'unico scenario per i mercati che sarebbe complicato se dovesse vincere la presidenza più il Senato e la Camera, un candidato democratico molto spostato a sinistra. In questo momento questo appare abbastanza difficile, abbastanza complicato. Che impatto potrebbe avere questo sull'andamento del cambio euro-dollaro? Sempre una chimera da capire. No, l'euro-dollaro è molto stabile e il motivo per cui è stabile è che nessuno vuole valute più forti. Cioè di solito quando si hanno i trend valutari si hanno, cioè i trend valutari vuol dire movimenti che durano tanto, di solito si hanno se qualcuno vuole una valuta forte e qualcuno la vuole debole, no? Quindi c'è un allineamento di interessi tra i diversi blocchi. Quando questa cosa non succede abbiamo quello che abbiamo da un po' di tempo a questa parte, cioè valute che a tutti gli effetti non si muovono. Ultima, impatto sulla crescita globale, ne hai parlato un pochettino del coronavirus, quale potrebbe essere l'impatto comunque sulla crescita globale? L'impatto di breve termine è sicuramente importante, cioè la crescita cinese annualizzata potrebbe passare dal 6 allo 0 facilmente nel corso del primo trimestre dell'anno. Il vero tema per i mercati non è questo, però. Il vero tema per i mercati è in quanto tempo lo spread di questa malattia si fa un picco e quanto è l'impatto di distruzione dal lato dell'offerta. E questa cosa non siamo ovviamente ancora in grado di valutarla pienamente, però l'esperienza storica suggerisce che di solito questo tipo di disturbi all'andamento del ciclo economico globale è abbastanza contenuto nel tempo, anche se molto violento nella quantità, cioè una decelerazione dal 6% allo 0 della crescita è una decelerazione violenta, però la domanda, più che altro queste cose spostano la domanda nel tempo. Quindi oggi cresco dello 0, ma poi dopo riaccelero in modo molto significativo, anche perché nel frattempo le politiche monetarie e fiscali diventano più espansive di solito, quindi abbiamo anche effetti che tendono a controbilanciarsi. Ne sto arrivando tante sui settori, ma le lascio poi a Devi alla parte, ti faccio forse l'ultima, che ce n'erano una anche all'inizio: effetti della Brexit sul mercato europeo. Ma direi che contenuti, nel senso che ovviamente adesso ci sarà tutto il tema successivo della negoziazione dell'accordo di libero scambio, scusate. Però se uno pensa a tutti gli shock che hanno caratterizzato l'Europa negli ultimi 10 anni, e penso ai prossimi 5, questi shock erano tutti negativi, quindi la crisi dell'Eurozona, la Brexit, la mini crisi dell'Italia nel 2018, tutte queste cose secondo me avranno un impatto molto meno significativo sull'Europa, e questa è una buona notizia. Quindi in generale tenderei a guardare il bicchiere più mezzo pieno che mezzo vuoto dal punto di vista della probabilità che altri shock così intensi come quelli che hanno caratterizzato l'ultimo decennio si manifesteranno. Ecco, tutte quelle sui settori, tecnologia, il science, rispondiamo fra un minuto. Quindi Bruno, rimani con noi, perché ora ti farò delle domande su come inserire gli investimenti settoriali nel portafoglio, perché poi è un po' il focus della seconda parte del nostro intervento, no? Quindi abbiamo visto l'andamento di mercato, comunque supportivo per i mercati azionari, vediamo adesso come costruire i portafogli, soprattutto alla luce dei trend che vediamo esserci in Italia e anche in Europa.
Quali sono i trend che vediamo? Allora, questi sono i dati di Broderage, che è un database europeo, relativi all'Italia, su come è andato il 2019. Ora siamo qua a ConsulenTia, dove trovate tantissime case di investimento. L'anno 2019 si è concluso con una raccolta netta negativa sul mercato italiano per tutte le case di investimento estere. Per quale motivo? Azionario Europa meno 5 miliardi, comunque un'allocazione negativa e forse anche un po' volta al mondo degli ETF sull'azionario europeo. Gli alternativi liquidi meno 4 miliardi e 8, qua forse più spinti per una società che ha avuto disinvestimenti importanti, e poi multi-asset meno 1,5. Quindi queste sono le cose che non sono funzionate come categorie nel 2019, le vedete tutte con la raccolta negativa che vedete a sinistra. Cosa sicuramente interessante è vedere come in un anno così supportivo per i mercati azionari cosa ha raccolto l'anno scorso? Tantissimo obbligazionario, quindi se andiamo a vedere le cose che hanno funzionato nel 2019, quindi come state costruendo i portafogli, dove vanno i flussi del mercato attivo, allora vedete che ci sono tanti piccoli quadratini, comunque la parte fixed income sta raccogliendo, ma soprattutto vedete la prima categoria in Italia come raccolta è stata proprio gli investimenti tematici e settoriali, con una raccolta record degli ultimi 5 anni, con quasi 5 miliardi di raccolta. Come BlackRock stiamo facendo tanto, quindi oggi proprio vogliamo affrontare questo tema perché vediamo inserito tantissimo all'interno dei portafogli, soprattutto l'health science e soprattutto il tema technology e gold. Questi sono i 3 settori, 3 fondi BlackRock che stanno raccogliendo di più. L'anno scorso hanno raccolto quasi 1,5 miliardi su un market share quindi del 30%, perché il mercato ha raccolto circa 4 miliardi e 8, e poi il tema dei sostenibili. 3 miliardi di raccolta in Italia. Sapete che l'Italia è arrivato forse un po' dopo rispetto ai Nordics e rispetto ai paesi francesi. In realtà se guardate il flusso dei fondi sostenibili, l'Italia è il terzo paese in Europa. Quindi comunque i clienti iniziano a comprare investimenti sostenibili. Ecco, allora velocemente dividiamolo in 2. Investimenti settoriali e investimenti tematici, perché hanno dinamiche diverse. Allora, l'investimento settoriale vado veloce perché lo conosciamo tutti, però perché sta avendo successo sul mercato italiano? È facile da raccontare, cattura opportunità tattiche e soprattutto diversifica il portafoglio rispetto alla parte geografica. Allora, ripeto, qua sono cose che conosciamo, è un investimento geografico, è stata la prima parte di diversificazione, è arrivato poi il tema settoriale, i portafogli oggi sono molto più diversificati a livello settoriale, anche perché se vogliamo la diversificazione geografica è anche più difficile da ottenere oggi, comunque con il mondo che è super connesso, no? Quindi la diversificazione settoriale ha più valore e più effetto. Allora, come possiamo farlo? Oggi ne parleremo con Evi Ambro, che è responsabile globale di tutto il nostro team di settoriali e di tematici. Giusto qualche spunto: oggi ci piace molto il tema della salute, dell'healthcare e il tema della tecnologia. Sono un po' gli opposti. La salute, l'healthcare è un settore difensivo, quindi tipicamente fa molto bene nelle fasi di late cycle, quindi questo è il contesto, e soprattutto quando c'è correzione, diciamo, controlla di più il rischio rispetto ai settori tradizionali. Quello che vedete, l'IT, tecnologia, tra l'altro un mese di gennaio splendido, che forse nessuno si aspettava, con un momentum ancora molto forte sulla tecnologia, ci piace perché vediamo ancora spazio di crescita su questo, no? Quindi l'idea è proprio andare a vedere quali sono in ogni momento del ciclo economico i settori da privilegiare, e oggi che siamo in una fase mid-cycle o late cycle, quali sono tecnologia e healthcare. Quindi sono 2 settori che oggi da premiare all'interno dei portafogli, e infatti se andiamo a vedere proprio a livello di flussi sia sulla parte indicizzata che sulla parte attiva, sono quelli che stanno avendo più successo. Ecco, andiamo però adesso ad analizzare qual è un attimino anche la proposizione, no? Giusto per darvi un esempio, questi sono i nostri fondi, sono i 6 fondi di BlackRock attivi. Vedete che abbiamo 21 miliardi di asset, il nostro fondo del Science è leader della categoria ormai con 6 miliardi, e se guardate la cosa interessante, come BlackRock davvero oggi siamo percepiti come la casa di investimento settoriale tematica. L'anno scorso abbiamo raccolto circa il 70% dei flussi di tutto il mercato italiano. Quindi su circa, in quel caso erano 2 miliardi e mezzo, 1 miliardo e 9, scusatemi, noi con il nostro 1 miliardo e mezzo più o meno abbiamo fatto la categoria, quindi abbiamo raccolto comunque 3/4 della categoria degli investimenti settoriali. Principalmente dove? Lo vedete? Health Science, Technology sono i 2 che hanno raccolto di più. Quest'anno, e ne parleremo tra poco con Evi, sta raccogliendo molto anche la parte di Gold. Quindi, ripeto, è un investimento concreto, lo conoscete già, è qualcosa con una narrativa concreta. Vedere la mascherina spaventa sempre un po' in questi giorni perché il coronavirus è latente, però adesso andiamo a parlare di questi 3 investimenti settoriali. Quindi adesso switchiamo in inglese, quindi se avete le cuffiette vi consiglio di mettere le cuffiette. Evi non parla italiano, quindi gli farò le domande in inglese e in italiano, e trovate nel canale, dovrebbero essere già settate per avere il canale della traduzione. Ok. Evi,
we discussed about the trends that we see. Abbiamo parlato, quindi faccio giusto un recap veloce di quello che abbiamo visto e gli chiedo qual è le motivazioni per fare un investimento nell'healthcare e quali sono le motivazioni per investire in BlackRock. We discussed a little bit about the trends in Italy, but also across Europe. We saw a lot of flows in the health science markets. So why choosing this sector and why choosing BlackRock? What is the reasons? Yeah, I think it's thank you very much for having me here today. It's a huge pleasure to come and talk to you about what we're doing in the thematic and sector space. I think to start off with health science is something that is becoming increasingly popular with investors. We are seeing a whole range of levels of interest. And when we think about the thematic and sector platform at BlackRock, it's driven by a series of underlying megatrends. And the most important one for the health science space is clearly demographics. Obviously, we're seeing a greater number of people coming into this bracket where health sciences are going to be more and more important for them. We're seeing a higher level of expenditure as well. But at the same time, we're also seeing significant technologies coming into the health sciences space that is changing the way that people consume this area, but also the science that's available to them to increase their age. The longevity that is being created by the technological improvements means we have a bigger population that is going to spend more money on this particular sector. And as a result, we have this very stable, strong rate of growth across the sector. And that is what's attracting investors because of its characteristics that are different to other parts of the market, but also the technological input that's coming in and driving the change within the space. And the second question, Avi, is relating to BlackRock. How BlackRock is investing in this sector? What is the team and what is the approach? Yes, so we have a world-class team. You probably would think that I would say that working for BlackRock, but the numbers speak for themselves. Erin Shih, who runs the health sciences franchise at BlackRock, is the number one in the world, and the numbers show that. She has been one of the leading health sciences funds for as long as I can remember. She has dominated this space. Her market share, you saw the data earlier on, just how powerful her presence is. But the performance is what's really driving the interest in this space. Just recently in America, we launched a new health sciences fund for her there, and we had unprecedented demand for that. So her and her team, based out of Boston in the United States, we think are the world-leading team right now. Yeah, there's an interesting question. It seems all of them, they're coming from Asia. Is there a reason for this? I don't know the answer to that one. I don't know exactly where each team member has come from. But maybe it's a hiring bias by Erin in terms of her team. But I think wherever they come from, I think the results really speak for themselves in terms of the performance of that team. Questo che vedete è l'andamento del nostro fondo, ripeto, lo conoscete molto bene, ha fatto secondo me gli anni migliori nel 2018, ha fatto più 10%, con i mercati che ricordiamo tutti molto negativi, quindi questo sicuramente ha aumentato quello che è la percezione di questo strumento come uno strumento difensivo. L'anno scorso ha fatto bene, anche l'anno scorso 26%, da inizio anno siamo più 1,5%, ma anche l'alfa generato rispetto al benchmark è davvero interessante. Stavo guardando se c'erano delle domande sull'health science da fare a Evi. No, ok. Possiamo passare al secondo settore, che è la tecnologia. Ora qua, perché selezionare questo settore che tutti pensano sia ancora valido, però in realtà le valutazioni sicuramente sono abbastanza care rispetto al passato, e perché scegliere BlackRock? Evi, again, so the reason why we should invest in this sector, because many people are considering this sector more expensive than what it was 2 years ago, yeah. And why using BlackRock in this sector? Yeah. I think there's two things really to talk about here. First of all, the growth that we're seeing in the underlying technology market is unprecedented. You know, every day we see technology having a greater role to play in the way that we live our lives.
Whether it's through work or whether it's through home life, whether it's what we consume, where we spend our money, it's all going in that direction. Technology is taking over. And as a result of that, the growth characteristics for the companies that we see in this space are phenomenal. And in a market where you have very, very low interest rates, it is no wonder that people pay premium multiples for companies that are enjoying high rates of growth. Now, that could be a characteristic of today's market, or it could be investors recognizing the trend of disruption that technology is playing across all sectors. It is creating change, it is taking market share from incumbents, and that market share is being gained at a higher margin in many cases. The people who are supplying the components to the technology space are also enjoying huge rates of growth. And you can see it very clearly in the changing shape of businesses. I'm sure we can all remember when Amazon launched and it was just selling books. And now the fastest growing part of Amazon is its web services business. It's something that you wouldn't have forecast not that long ago. So the pace of change, a huge amount of expenditure, and the growth that the companies are enjoying is what's driving this phenomenal performance in the technology space, and it doesn't look like it's going to stop. And what about the team that is managing this fund? Yes, sorry. So the team is run by my colleague Tony Kim, based out of San Francisco. And Tony is a wonderful manager, a little bit like Erin, who runs our health sciences fund. Tony is a very calm, thoughtful, and deep researcher into this space. Based out of San Francisco, where better to be based when looking at technology than in that part of the world. He runs a very diversified portfolio using a large number of companies to capture the trends that he sees in the space. He also deliberately doesn't have huge exposures to the biggest companies, because he thinks the technology of tomorrow is going to come from some of the smaller companies that are around today. If you go back in time and you think how small some of the companies were that are now leading this space, investing in those kind of acorns and hoping they turn into the oak trees of tomorrow, except in the technology space, things grow much faster than a tree. I think that he's going to be the one that's going to be harvesting the benefits of that style in his fund. Una caratteristica importante è quella che vi ho appena raccontato. Rispetto ad altri prodotti sul mercato siamo più concentrati anche sulla parte di small e mid cap, quindi meno large names, meno quindi i grandi gruppi. Questo ci ha beneficiato soprattutto, abbiamo beneficiato nel 2018, nell'ultima parte, dove abbiamo veramente creato valore sul benchmark, che vedete a 3 anni facciamo circa 3 punti al netto delle commissioni, l'anno scorso 45%, quest'anno oggi siamo più del 10% sopra. Quindi comunque avete visto una storia di crescita, è vero che è più caro rispetto a 2 anni fa, ma c'è ancora spazio di miglioramento. Chiudiamo sul tema del momento, molti ci chiedono dell'oro, no? Quindi con l'aumentare dei rischi geopolitici sicuramente è un investimento che è tornato di moda, riceviamo molte richieste su questo e sicuramente Evi è gestore, lo gestisce da tantissimi anni, Evi da più di 20 anni in BlackRock, quindi è colui che l'ha creato il fondo. Quindi, let's talk a little bit about your baby at the end, BGF World Gold Fund. So what do you think about this sector and how BlackRock is managing this sector? Yes, so I've been looking after this fund for most of my career as a fund manager. And I think when I look back at the various different time periods when gold performed strongly, you always saw 1 or 2 specific reasons that caused the price of gold and interest in the sector to increase and eventually peak. One of the kind of things that we have always wanted to see for gold to perform well is a low interest rate environment. Because at the end of the day, unlike cash, gold doesn't carry any interest. If you put your gold on deposit with a bank, unless you're prepared to lend it out, you won't get paid any form of interest. And with cash historically earning percentage points, 5, 6, 7% on your cash going back through time, obviously gold was at a disadvantage. In today's environment, we've seen an extraordinary situation come to pass. And that is that we've gone into this very, very low interest rate environment where governments around the world
have been pushing down interest rates to try and encourage growth. And as a result, the competitiveness of gold has gone up hugely. If you are unlucky enough to be having your cash on deposit in euros in Switzerland today, you will be paying interest. You'll be paying a fee to have that cash on deposit, whereas your gold won't be incurring that. And as a result, the competitiveness of gold today has never been better. And in the outlook that we see, where interest rates are likely to remain low, you will see a greater amount of these treasuries, as we saw just a second ago on the slide, more and more having these kind of very low interest rates or even negative yields. We're also seeing corporate bonds in Europe now trade with a negative yield as well. And that's in absolute terms. When you think about it in real terms, adjusted for inflation, large parts of the global economy are now having negative real yields on their fixed income, which is a perfect environment for gold. And the question here is how we can take exposure to the gold. Come possiamo prendere esposizione sul gold? So what we do in our gold fund is we invest in the companies that are producing the gold. So these are the mining companies that are around the world and exploiting the natural resources that they have ownership of. So our fund has typically a higher level of volatility than the underlying gold price, but through time it delivers superior performance. Our fund pays a dividend as well, because the underlying companies are paying dividends. And what we can also see from the next graph, I think, is it shows you the earnings momentum that these companies are now enjoying. So what we're seeing in today's environment is a very, very benign environment for cost inflation. So in the past, when the price of gold has gone up, costs have gone up as well, and you haven't seen the margin that the companies enjoy increase as much as you would have hoped for. Today's environment, with low interest rates and low inflation around the world, costs are very stable, and we're seeing this very strong increase in profitability for the companies. So we are invested today in a gold sector that is enjoying huge amounts of cash flow, rising dividends. Our biggest holding in the fund announced a 79% increase in its dividend for 2020 versus the prior year. And these are companies with little or no debt on their balance sheet, because they've paid off most of that over the prior years. Questo è il fondo, anche qua sono circa 6 miliardi, 5 miliardi e mezzo di masse, quasi 6 miliardi sulle science, sono quasi 3 miliardi sul technology, quindi sono dei prodotti molto utilizzati, quindi anche per questo sicuramente interessanti per inserire all'interno dei portafogli. Bruno, per chiudere questa parte sui settoriali, la domanda che ci poniamo è: come inserisco un investimento settoriale all'interno di un portafoglio? Come vado a diversificare un portafoglio tradizionale? Qual è il beneficio di inserire questi strumenti? Direi che sono ovviamente due i benefici. I portafogli settoriali hanno degli elementi tematici al loro interno, quindi l'abbiamo visto qua, gold, abbiamo sentito healthcare, tecnologia, quindi questi sono temi di investimento di lungo termine che hanno, come dire, che devono essere identificati in modo robusto e che devono poi far anche crescere gli utili. Quindi questo è un tema molto rilevante e abbiamo una precisione, una diversificazione che è più difficile ottenere a livello regionale. Il secondo aspetto che è molto rilevante è che semplicemente ci sono meno soldi investiti a livello globale, a livello settoriale, rispetto che a livello geografico, e questo aumenta le capacità di alpha generation che ci sono all'interno di questi fondi. Se uno vede, chiaramente Eve ha gestito il fondo gold per un lunghissimo tempo, ma la generazione di alfa nel fondo gold è impressionante su orizzonti temporali di lungo periodo. E chiaramente questo riflette l'enorme expertise che c'è nell'avere un team dedicato che gestisce delle aziende che conosce benissimo. Ovviamente quando tu ti diversifichi geograficamente è più difficile avere lo stesso livello di expertise, e c'è quindi una combinazione di bottom up e top down che tende, soprattutto perché ci sono tanti soldi investiti, a diluire un po' l'alfa. Quindi ad esempio tutti i portafogli di asset allocation che noi costruiamo abbiamo nel tempo aumentato l'esposizione a tutte le strategie settoriali, perché troviamo che siano molto più ricche di alfa che non le strategie geografiche. Ecco, quindi andiamo adesso al tema del
investimento tematico che in parte è anche legato alla sostenibilità. Non sono la stessa cosa, però in parte lo è. Adesso vediamo perché. Allora, l'investimento tematico ha un vantaggio, no? Bruno l'ha appena raccontato, anche Evi, il fatto di cogliere un trend. Quindi se entro nel momento giusto, quindi se riesco a entrare quando comunque il trend non è ancora partito, ho tutto il beneficio di questo. Allora, quali sono i trend che oggi vediamo di più sul mercato? E magari su questo prima faccio una domanda a Evi, perché tutti pensiamo, non so, ad esempio sul tema dei trasporti, l'elettrificazione dei veicoli, che forse non è ancora il momento, no? Però in realtà i trend a volte quando partono sono talmente veloci nella fase iniziale che poi non riusciamo più a entrare nell'investimento. Ecco, allora come facciamo a identificare questi trend? E magari un esempio su questo, Evi. We're discussing about the trends. It is not easy to identify a trend before the others, or entering a market too early. So what do you think about the trend and how we can identify the best one for the future? Yeah, it's a good question. So what we do at BlackRock is, we're in a very privileged position where we have a huge amount of resources at our disposal to do the research that we need to do to identify the change and trends of the future. So we have an entire team that's dedicated to research in the thematic space, where we are trying to, again, identify change, winners and losers, and then build portfolio positions to capture the value that is created from that change. And these the changes can happen very, very quickly. One of my favorite examples is this slide here. This is the market share or the penetration of television sets in the North American market back in 1946. And in 1946, people only had a wireless or a radio in their house. And when people were going around trying to sell televisions, people didn't trust it. They thought they might get ill because there could be radiation coming out of the television set. There was nothing to watch. You couldn't get a signal because there were no towers broadcasting the content. And then the televisions were in black and white, and the best-selling show at the time was a recording of somebody reading out a story on the radio. That was the best thing. And that was 1946. So all this industry had huge challenges. How do they develop an industry where people are saying it's never going to happen? What we do is we fast forward only a few years, 14 years, and the market share goes from 0 to 90% in a very, very short period of time. And this is despite all of the challenges that people said why a television wouldn't be successful. And you can think about that in terms of other industries. You can think about that in terms of mobile telephones. People saying, why would you want a mobile telephone? I'm sure that many of you remember the first mobile telephones being enormous. And they literally would just do a telephone call, and that's if you could get a signal. And now we do everything on our phone. We run our lives on our phone, and the market share is enormous, and it's happened incredibly quickly. So identifying these trends, trying to spot them early enough to capture the growth opportunities is essential in terms of the research that we do. Ecco, ci sono, devo dire, tantissime domande, quindi cerco di andare veloce per fare poi queste domande a Evi. Vado veloce su questa parte perché comunque penso già lo sappiate, no? Quindi l'investimento tematico nasce come evoluzione dell'investimento settoriale, quindi come BlackRock abbiamo lavorato su alcuni temi perché abbiamo identificato i trend. Ovviamente, come raccontava Evi, i trend partono dai 5 megatrend globali che ormai tutti conosciamo: la disruption tecnologica, il cambiamento climatico, gli equilibri economici, l'andamento demografico e la rapida urbanizzazione. Quindi questi sono la teoria dei megatrend, la teoria economica dei megatrend. Queste 5 forze impattano il nostro pianeta e da questi 5 strumenti, da queste 5 forze abbiamo generato e costruito una gamma di strumenti per andare a cogliere questi trend. Sono strumenti attivi o indicizzati, questo è interessante, magari passo veloce io su questo perché ovviamente dove l'universo è abbastanza ampio e i rendimenti tra loro sono diversi, ha senso costruire uno strumento attivo, e ora li vedremo. Dove invece il mercato è molto piccolo, noi preferiamo andare con uno strumento indicizzato, e faremo degli esempi proprio sia del mondo attivo che del mondo indicizzato. La cosa importante, ripeto, questo è un'evoluzione, ad esempio il nostro Sustainable Energy è un'evoluzione del World Energy, il nostro Future of Transport è un'evoluzione del Technology sul futuro dei trasporti, Next Generation Technology è un'evoluzione del World Technology, Nutrition è un'evoluzione dell'Agriculture,
poi abbiamo il fintech con l'evoluzione dei finanziari e poi abbiamo il circular economy. Ecco, guardate, questa è ovviamente la gamma è molto recente, no? Abbiamo lanciato questi fondi, alcuni l'anno scorso, forse il Sustainable Energy c'è da tanto tempo, si chiamava New Energy, ma tutti gli altri sono fondi recenti, che però stanno raccogliendo comunque masse, 200 milioni Future of Transport, Next Generation Technology 131 o i 54 del fintech. Vedete che c'è un angolo tematico di trend strutturale, no? Quindi il financial si evolve nel fintech, oppure la parte di technology nel next generation technology. Quindi questo per la componente attiva, ma non solo, perché anche la componente indicizzata abbiamo 6 strumenti attivi e ne abbiamo 12 indicizzati. Quindi sugli ETF abbiamo l'automation and robotics, un ETF da 2 miliardi e 6, abbiamo l'healthcare innovation, aging population, digitalization, electric vehicle, clean energy, global water. Ripeto, in questo caso l'approccio è quando il mercato è piccolo, non è abbastanza grande e le differenze di rendimento tra i titoli non sono così enormi, preferiamo l'approccio indicizzato con iShares. Dall'altra parte, quando invece il mercato è grande e posso costruire un fondo e riesco a trovare alfa e ci sono comunque rendimenti diversi nei vari titoli, allora costruisco un fondo. Allora, siccome, ripeto, oggi abbiamo qua, abbiamo la fortuna di avere qua Evi, mi faccio raccontare quello che è un nuovo nato. Non tutti lo avete ancora, è partito a dicembre, però sta avendo molto successo soprattutto commerciale perché piace alla gente. Quindi parliamo di questo, del circular economy, l'economia circolare, no? Si parla tanto di questo. Ecco, che cosa vuol dire? Evi, let's talk a little bit about some themes and some thematic products we have. So let's start from the circular economy one, the new one arrived. So what are the reasons for this investment and for this fund? Yeah, so it's this is I'm sure that many of you will have seen the recent commitment by BlackRock around sustainability that was launched last month by our chairman, Larry Fink. And we have been working to make sure that all of the active thematic funds that we have on our platform are what we call sustainable thematics. And last year in October, we launched the one that we think is really going to be the fund of the future. What we're trying to do here in this fund, the Circular Economy Fund, is capture the transition from an industry in the past that was not careful about how it was operating. It wasn't using its resources efficiently, and it wasn't sustainable for the future. The transition from that industry to the industry that is going to be kind to the environment, that's going to be sustainable in the way that it runs its business, it's going to be careful in terms of how it uses its resources, is going to be a complete value transfer from the old industries to the new way of doing business. And the Circular Economy Fund is designed to capture that value transition. So it is a sustainable fund, but designed to capture the value that's going to be created as businesses adapt to a different environment and to meet their customers' needs. There are lots of important kind of components in here. I think one of them is around making sure that businesses don't create the waste that they have done in the past. The waste that's being created is very damaging to the environment, but the waste is also a waste of money. It's inefficient for companies to go around causing the damage and using things in the way that they have done in the past. And they need to find a new business model. What we're seeing now around the world is companies recycling many of the raw materials that they've been used. Not just recycling, but they're recycling the actual devices. I can see an environment in the future where instead of you owning a washing machine or a dishwasher or a television set, you own it for a period of time. And then when the new technology comes along, it's the responsibility of the person that you bought it from to take the old device away and to recycle it and to get the most back out of that good that you have used for its lifetime. And we're seeing this in this shift away from what we call a linear business model, which is the way that business has been done for decades, moving to a circular business model, which is the way that we think business has to be done in the future. When we do a lot of data collection on this, we are seeing more and more companies talking about the circular economy and how it is impacting them today. And in fact, our partner in doing this is a group called the Ellen MacArthur Foundation. And they are the circular economy experts
for the World Economic Forum in Davos and have been for many years. We chose to partner with them because they are the world leader, and they chose to partner with us because they thought they would create the biggest difference by working with BlackRock. It's incredibly exciting. This is a brand new fund. It's only been going since October of last year, and it's capturing these trends, whether it's the move to sustainable fashion, whether it's the banning of the export of waste from the developed world to the less developed world. We're all going to have to deal with mountains of waste because we have historically been sending it abroad to be dealt with. We're now going to have to deal with it ourselves. That means there's an entire new industry that's going to be created to solve that problem. So we think that this transition towards a more sustainable future is going to be hugely value creative for many businesses that people aren't aware of today. And that's what we're trying to capture in the Circular Economy Fund. Spero sia presto disponibile questo in tutte le vostre comunque piattaforme. Stiamo lavorando per renderlo subito comprabile. A oggi ci sono circa 5 clienti sul mercato italiano come banche, ma contiamo nel primo trimestre di darlo a tutti voi. È partito a ottobre, l'abbiamo inserito nel modulo a dicembre, quindi questa è davvero una novità e sentirete parlare molto del circular economy, quindi passare da un'economia lineare a un'economia circolare. Chiudiamo sul tema dei trasporti. Questo invece lo conoscete, devo dire che l'anno scorso è stato uno dei fattori di successo, anche dei tematici in Italia. Abbiamo raccolto 150 milioni su questo strumento, ripeto, nuovo, tematico, che si basa proprio sul futuro dei trasporti. Evi, because I want to also respond to some questions, so if you can quickly tell the storytelling about the future of transport. So the Future of Transportation Fund is a very, very simple story. We all know that we are moving to a future where instead of driving a combustion engine vehicle, we will drive an electric vehicle. That transition is going to be very disruptive, like many of the thematic trends, and create huge amounts of value. I'm sure that you have all seen the performance of the share price of Tesla in the last few days, as people increasingly believe that that is the future. You can also see the huge change that we're seeing in many other of the businesses that supply components to the manufacturers of electric vehicles. But to think back to the story I mentioned earlier on around the television, this graph shows you the rate of adoption for various different technologies as they came along. And the latest data is showing this a very similar pattern happening in the electric vehicle space. Huge growth opportunity. And it's not a growth opportunity that's in the distance. It's a growth opportunity that is here today. What we are seeing is this tipping point, this change in the industry where we will see this massive growth in market share coming through. What we've got is some forecasts for you here that show you the rate of growth. Every time we do this slide, we have to update it because the amount of vehicles being sold that are electric gets bigger and it's happening sooner. What we're seeing right now is the driving force of this is happening partly through regulation and partly through consumer demand. As you know, in Europe, we are seeing a major shift taking place where car manufacturers cannot sell a car based on that car's own emission standard. They now need to sell cars based on the average of all of the vehicles that they sell. That means they have no choice but to sell electric vehicles in order to be able to meet that lower emission standard. And that is accelerating. The emission targets are getting tougher, and they're happening more frequently in terms of the reduction that we see over the coming future. This is also a story that is live today. These are some of the pictures of the electric vehicles that are on the road right now. But 2020 is the year of transition. We're seeing all of these vehicles coming onto the streets next door to you. And not only are these vehicles, they're not the Teslas, the expensive cars. The car in the middle is the Volkswagen ID. That is a 20 to 24,000 euro fully electric vehicle. So the price point has dropped. These cars are affordable, they're desirable, they work, and the transition is being encouraged by regulation. So we are going to see this value creation happen in front of us right now, which is why the Future of Transport Fund is so relevant for investors.
This is a picture of an imaginary electric car with all of the different components, and our strategy is to invest in not just the car manufacturers, but also the groups that make the components. And here's a photograph of me in Taipei, in Taiwan, visiting a battery installation where people who have scooters can go along and take the electric battery out of their scooter and swap it for a fully charged one, and it gets released just by waving their mobile phone over the device, and they put the new battery back in. It's seconds to change, to refill your scooter. So this is absolutely happening live in front of us right now. L'anno scorso questo comparto ha fatto circa il 20%, lo vedete, è nato circa 1 anno e mezzo fa, quest'anno è partito bene, comunque siamo circa più 2% inizio anno, anche qua una buona idea di diversificazione e di crescita con un investimento tematico. Ora per chiudere, ripeto, l'opportunità di avere anche qua, giusto l'ultimo minuto, Bruno e Evi. Bruno, come posso inserire un investimento tematico in portafoglio? Quanti ne compro? Ne compro 1, ne compro 5, ne compro 20? Come lo costruisco? E non dobbiamo dimenticare una promessa fondamentale, che l'investimento tematico è una combinazione di analisi di lungo termine, che è macroeconomica, sociologica, demografica, e questo, come dire, determina, no, il successo del tema e la capacità delle aziende di estrarre utili da questo tema. Quindi è una combinazione di due cose. Quindi ovviamente non può essere uno, perché o 2 o 3, perché qualcuno di questi temi fallirà, noi lo sappiamo, no? Per l'adozione degli smartphone, che è stato eccezionalmente di successo, abbiamo la storia delle ferrovie, che non hanno generato lo stesso ritorno, no? Alla fine dell'Ottocento. Quindi non dobbiamo averne 1 o 2, perché questo ci espone troppo a rischi idiosincratici, non dobbiamo averne 20 o 30 però, perché ovviamente siamo sovradiversificati e alla fine ricreiamo l'andamento dei mercati azionari globali. La nostra idea è che, diciamo, tra una decina di temi che siano basati ovviamente su analisi macroeconomica robusta, che siano basati su motivazioni sociologiche o demografiche o di regolamentazione, le cose che abbiamo sentito prima, tutti questi temi possono essere messi assieme in un portafoglio in modo diversificato. Quindi dobbiamo averne sicuramente un numero giusto, non troppo pochi, non troppo tanti. Questi temi poi non sono tutti uguali, alcuni sono un po' più ciclici, altri sono un po' più difensivi. È giusto, no, mischiare temi ciclici e temi difensivi e soprattutto anche controllare un po' il beta complessivo di portafoglio. Uno non vuole avere solo temi, no, che sono super ciclici e quindi ovviamente ho un beta superiore all'1, magari un beta strutturale di 1,2, 1,3. Quando i mercati vanno su uno dice ah ma che bello, ho performato bene perché è il tema, in realtà non è il tema, è il beta sottostante di mercato. Quindi fare un po' di analisi nella costruzione del portafoglio che metta assieme, no, alcuni temi più difensivi, alcuni temi più ciclici è fondamentale. E qui anche i settoriali sono d'aiuto, prima abbiamo citato il gold, ci sono temi che sono strutturalmente anticiclici e che possono essere di aiuto. Le ultime 2 domande, qua vedete tutta la gamma, ripeto oggi, dove ci sono anche ad esempio un ETF Automation and Robotics che ha 2,6 miliardi di masse, quindi è stato un successo anche questo negli ultimi anni, come il Global Water di ETF che ha 1,5 miliardi di masse, quindi ripeto investimenti già presenti all'interno dei portafogli. Le ultime 2 domande per te, Evi. The first one is, la domanda è troppo tardi ora per inserire l'oro nel portafoglio? Is a bit too late to include the gold investment in the portfolio now? It's a good question. It's a question that we often have. And the answer to that question is that we feel that gold is a competitive asset class and it is useful for diversification purposes. Gold is nowhere near its all-time high. It's hundreds of dollars an ounce below its all-time high, but interest rates are at record all-time lows. So we think there's a lot more to go in terms of the gold price itself. But the other thing to remember is that you should probably, what Bruno's been saying in terms of diversification, if you've had gold exposure, it's always worth managing the level that you've got inside your portfolio relative to the rest of the assets. Ultima, riguardo al mining, considering your experience, the BGF World Mining, what do you think is the way to approach this type of investment? Many clients started investment many years ago with dollar cost average. So what do you think about the perspective for this sector now?
Yeah, so Scusate, la domanda era sul mining. Molte persone hanno iniziato l'investimento tanti anni fa, magari hanno corretto nell'ultimo periodo. Qual è l'approccio da avere su questo settore? Yeah, so the World Mining Fund has been enjoying a very strong recovery since the low point in 2015, and we've had a number of years in a row now of strong value creation in the fund. The underlying companies offer extraordinary value right now, trading on very, very low multiples, dividend yields of in excess of 5%, no debt pretty much on the balance sheets. And these businesses are being run for the benefit of shareholders today, rather than for the benefit of management, which was much of the case in the early part of last decade. So the capital discipline, the conservative way the businesses are run, and the very strong total return that the businesses are delivering, I think is competitive versus many of the other sectors that I look at. C'erano ancora altre domande, ma non vorrei tenervi qua troppo. Quindi è finita la giornata e la sessione. Grazie a tutti per aver partecipato.